Vi ricordate il Blackwater che avevamo costruito per i Paros? È successo un problema. Capitato che mentre stavamo facendo la manutenzione, dalla parte laterale dell'acquario abbiamo notato delle piccole perdite. Si era creato una piccola crepa nella zona della siliconatura e l'acquario stava per andare a farsi benedire. Quindi, per non saperne leggere né scrivere, abbiamo dovuto smontare e rimontare un acquario nel giro di pochissime ore. Per fortuna avevamo libero un acquario, quello della Higger, da 19 litri, ahimè era l'unico disponibile. Come potete vedere l'acquario è qua sotto in questione, abbiamo montato tutto, adesso vi facciamo vedere cosa abbiamo combinato. Benvenuti in questo nuovo video. Questo è l'acquario da 19 litri in questione, un acquario che ci è stato gentilmente concesso dalla Higger. Naturalmente abbiamo recuperato il fondo dell'acquario, datogli una sciacquata, una ripulita come si deve. Abbiamo naturalmente posizionato sul fondo. Ci saranno solo delle piante epifite, quindi di conseguenza lo strato della sabbia è al minimo indispensabile. Abbiamo messo solo un paio di centimetri, nulla di che, come potete vedere naturalmente in questa clip. E poi abbiamo naturalmente cominciato con la posizione di tutto il materiale biologico e meccanico dell'acquario stesso. Naturalmente abbiamo cambiato un po' la posizione del tutto per capire come posizionarlo, quindi di conseguenza, come potete vedere, abbiamo messo spugna, le bioball, la di Perlon, piccola pompa che non è la sua originale perché abbiamo avuto dei problemi, si è rotta, quindi abbiamo dovuto comprarne uno di fretta e furia. Il problema è che non coincidevano bene quanto riguarda il beccuccio di uscita del tubo, abbiamo avuto delle parecchie difficoltà perché alla fine dei conti si staccavano, abbiamo perso tanto tempo. Alla fine dei conti, dopo un po' di giorni, siamo riusciti a risolvere questo problema. Posizionato i legni che erano nel loro vecchio acquario, naturalmente abbiamo usufruito solo un paio di legni, nulla di che, con una tana. Quindi ragazzi, adesso vi mostriamo cosa abbiamo combinato. Questo è il risultato finale, quello che avete visto. Naturalmente adesso vi faremo vedere altre clip dopo svariati giorni per vedere come sono cambiate le piante e quant'altro. Abbiamo deciso di tenere spenta la luce perché abbiamo scoperto, purtroppo, abbiamo avuto dei decessi, ahimè, causa errore nostro, perché l'acqua che avevamo, naturalmente avevamo soltanto usato solo acqua osmotica, la conducibilità era troppo bassa per questa tipologia di pesci, quindi di conseguenza abbiamo causato uno stress lento ma continuo a questi poveri animali, che ha causato la perdita di 3-4 esemplari nel giro di un mese e mezzo. Purtroppo sono anche degli esemplari giovani, non sono su con gli anni, hanno poco più di un anno. Naturalmente abbiamo chiesto aiuto
perché abbiamo notato che gli inquinanti erano a zero, quindi di conseguenza non capiamo il perché. Abbiamo modificato leggermente il flusso perché era leggermente più forte rispetto a quello che doveva essere, ma perché avevamo notato che rifiutavano il cibo, anche il congelato, il liofilizzato, non mangiavano praticamente. Quindi ci hanno spiegato che il loro metabolismo si era rallentato, era sotto stress, infatti i colori erano molto più sbiaditi rispetto a prima. Naturalmente tutto ciò è stato usato anche dalla nostra inesperienza in questa tipologia di animali. Nonostante tutto ci siamo documentati, ok, è venuto a chiedere pareri agli allevatori perché non capivamo quale sia il motivo. Ci sono state tante piccole cose che hanno causato tutto l'insieme, infatti abbiamo ottemperato diminuendo il flusso, naturalmente abbiamo mascherato tutto quanto, abbiamo aggiunto più ripari, abbiamo deciso di tenere la luce spenta, tanto vicino ci sono 2 acquari, quindi la luce per la Nubias c'è senza problematiche. Ci hanno spiegato che se va tutto bene nel giro di 2-3 settimane i pesci si dovrebbero riprendere appetito, colore e vitalità. Quindi ragazzi, ahimè, purtroppo con questi esemplari non sto avendo molta fortuna, sia per una serie di errori del sottoscritto. Ne avevamo presi 9 quando abbiamo fatto il cambio, ce ne sono morti 3, quindi dovrebbero esserne rimasti 6. Naturalmente speriamo che si riprendano e che possiamo magari riuscire a recuperare facendoli riprodurre. Ok, adesso il nostro obiettivo è quello di far riprendere questi animali, di farli tornare in forma come ce l'avevamo prima, quando ce l'avevamo sulla mensola. Avevamo una quindicina di esemplari tutti sani, senza problemi. Infatti erano tutti belli, vivi, colorati e quant'altro. Abbiamo voluto fare un cambio per poter creare una casa ad hoc. Abbiamo fatto solo che un errore, perché quello che avevamo creato alla fine dei conti era un ecosistema molto equilibrato, giusto per loro, soltanto che abbiamo sbagliato e di conseguenza abbiamo causato tutto questo ambradam. Naturalmente ragazzi, ho voluto rendervi anche partecipe dei miei fallimenti, anche perché penso che sia giusto far vedere a tutti, a coloro che ci seguono, che non siamo perfetti, commettiamo degli errori e non li nascondiamo, come purtroppo alcuni creator fanno, che per farsi vedere che sono bravi nascondono i loro errori. Invece noi li mettiamo in chiaro, anche i nostri fallimenti, spesso anche per essere trasparenti, perché ahimè sbagliando si impara, si cresce anche dai propri errori, stiamo imparando tante cose anche grazie a coloro che ci aiutano a comprendere i nostri errori. Quindi ragazzi, ahimè, questo progetto di per sé con i Paros non è andato come noi volevamo, abbiamo avuto vari decessi, quindi la maggior parte per nostri errori. Ma ahimè stiamo imparando tante cose nuove, abbiamo imparato a loro spese purtroppo. Quindi ragazzi, per questo video per ora è tutto, grazie per essere stati con noi, se il video vi è piaciuto mettete un mi piace, condividete, commentate, tutto ciò serve per portare nuovi contenuti, anche se sono contenuti poco piacevoli come questo, perché è un nostro fallimento. Quindi ragazzi, al prossimo video, ciao a tutti!